Amici e amiche, ciao a tutti! Sono qui oggi per introdurvi un nuovo prodotto di tutta la mia linea in collaborazione con We Makeup. Abbiamo fatto umile borghese in tutte le loro declinazioni, abbiamo fatto veri mascara con le fibre effetto Bambi, mancava solo la palette ombretti, ve la faccio vedere con questo movimento. Allora, sapete che io sono un amante dei trucchi pazzi, mi piace cambiare, mi piace creare un nuovo look diverso ogni giorno ed è per questo che ho voluto racchiudere in una sola palette tutta la vasta gamma di colori che utilizzo quotidianamente. 4. Ho dato loro dei nomi molto tecnici che tra poco vi svelerò, ma prima ci tenevo comunque a farvi vedere tutto l'ambaradan, tutta la palette che mi va a richiamare anche l'esterno di Veri, non so se ve lo ricordate, qua Kamioke che sono io, ciao a tutti. Ora vi spiegherò i nomi in gergo tecnico. Allora, primo spumante, numero 208, Texture Shimmer, è un colore champagne con delle perle dorate. Secondo, mattone pesca, numero 118, texture questa volta matte, un colore pescato dalla sfumatura calda. Terzo colore, nome tecnico sbrilluccico. Allora, questa è una nuova texture che si chiama Sparkling, al cui interno c'è un mix di perle rosa e dorate che hanno una granulometria un po' più grossa del normale. Infine abbiamo quello scuro, che si chiama proprio quello scuro per praticità. Numero 120, riprendiamo la texture matte del mattone pesca, è un colore marrone scuro neutro. Esattamente con questa palette ho ricreato questo look, non è vero, non l'ho fatto io, ho chiamato un professionista del mestiere per farvi vedere tutte le potenzialità di questa palette, quindi signore e signore, diamo il benvenuto a Manuele Maeli! Che oggi realizzerà questo trucco, l'ha fatto lui, non l'ho fatto io, infatti si noterà la differenza, ovviamente lui ce lo spiegherà in tutti i suoi passaggi. Nel dettaglio. Nel dettaglio, bravissimo, quindi adesso rewind, torniamo indietro, io sarò struccata, non spaventatevi. 3, 2, 1, vai maestro. Sono quella di prima, so che non si direbbe, ma sono la stessa persona. Allora direi che possiamo iniziare a fare il trucco con la palette. Come lo vogliamo spiegare? Allora, io mi sono fatto ispirare dalla tua immagine. Da me, che sono proprio il level up. Perfetto, hai fatto benissimo. E quindi ricriamo il make-up che tu ti fai quotidianamente, cioè quello con cui ti senti meglio. Ti ringrazio per la tua gentilezza e che traduco, facciamo bene quello che tu fai tutti i giorni in maniera così approssimativa. Restare umile. Hai fatto bene, ma cioè è già nel mood. Prima di iniziare però direi che possiamo swatcharli, così li facciamo vedere e poi passiamo all'application. Per questo tuo make-up utilizziamo tutti e 4 i colori. Noi partiremo dallo scuro che andremo a strutturare quello che poi sarà il make-up, che è questo qua. Che si chiama proprio quello scuro. Quello scuro. Volevo fare proprio dei nomi simpatici. Dopodiché andremo con un colore di transizione. Mattone pesca. Mattone pesca. Palpebra centrale, questo sbrilluccicoso. Sbrilluccico, nome tecnico. Vedi? Punto luce nell'angolo interno dell'occhio. Spumante. Eccolo qua. Questa sarà la nostra quadrilogia, potremmo chiamarla. Però in realtà questa è una palette con cui si possono fare diversi make-up. Non è detto che dobbiamo utilizzarli per forza tutti e 4. No, io oggi, dato che facciamo un video dimostrativo, voglio utilizzarli tutti e 4. Però semplicemente possiamo utilizzare anche quello scuro per fare un smokey eyes e utilizzare magari il punto luce, quindi solo 2 di questa palette. Oppure è molto interessante anche questo abbinamento di colori, quindi sbrilluccico con mattone pesca. Mattone pesca. Che difficoltà che ti sto creando. Che è molto bello, quindi questo sulla piega come sfumatura e questo nella parte centrale. Diciamo che sono tutti interscambiabili, molto versatili. Come scelta sei stata brava, Camillo. Grazie. Dunque, prima di iniziare l'opera d'arte di Manuele, maestro, se mi permetti, volevo solo raccontare il pack. La palette vi arriva a casa vuota, quindi è componibile da voi, potete sistemare gli ombretti nella posizione che ritenete più opportuna. Il pack è di carta con lo specchio in vetro. Possiamo iniziare. Allora, Cami, yes. Quello scuro io lo rafforzo con l'applicazione della matita sfumata. Ok. Premetto, si può fare questo tipo di make-up anche senza utilizzare la base fatta con la matita. Magari per un trucco più easy di tutti i giorni, dove non abbiamo tempo, non c'è bisogno. Se volete una cosa più persistente nella giornata, perfetto. Perché la cremosità della matita viene bloccata dalla polvere dell'ombretto. Quindi io andrò a dare una falsa riga con la matita, sfumarla e poi sopra andremo con l'ombretto. Ottimo. Faccio dei piccoli tratti, anche senza essere preciso, proprio per disegnare questa falsa riga. Perché tanto poi dopo noi andremo sopra sbringhe sbranghe. E poi vado a perfezionare con
il pennello. Allora io per la tua forma d'occhio, dato che mi piace l'idea di allungarlo, non vado a fare una riga su tutta Ok, la palpebra, ma anch'io. solo metà. Grazie, anche io lo faccio sempre, questo mi gratifica. Devo Vuol dire dire è che una fai cosa... le cose giuste. Esatto, grazie per averlo notato. Io devo dire che ho adottato questa tecnica Mhm. perché ho capito che l'eyeliner, cerco di parlare così per non disturbarti, Va bene. l'eyeliner è troppo sbatti, cioè farlo dritto e farlo bene mi portava via troppo tempo. Invece con questa tecnica ho notato che risparmio un sacco di tempo, perché la precisione non è, diciamo, puoi anche essere un attimino più così, perché tanto non c'è quell'effetto definito, Poi ognuno si crea giusto l'inclinazione della punta a seconda del proprio occhio, cioè la direzione della punta più che altro. Esatto, dipende molto da come finisce l'occhio, perché ci sono alcune forme che vanno verso il basso, alcune che vanno verso l'alto, quindi in base a quello tu decidi come fare direzionare Il mio la è riga. abbastanza neutro, tu cosa dici? Il tuo non è giusto. Grazie, è Giusto. giusto, mamma, non so se ci sto ascoltando, cioè mi hai fatto gli occhi giusti. Ok, adesso Mhm. abbiamo creato questa falsariga e andiamo con l'ombretto a fissare e anche definire anche non essere precisissimi, va bene, perché tanto poi con un fiocco oppure con un pennello da taglio pulito si va a definire la parte finale. Comunque anche semplicemente fare un look solo eyeliner fatto con quello scuro va benissimo, perché è matte, è molto semplice, come vedete come lo sto stendendo, ha un tratto molto deciso perché il pigmento è forte, quindi il colore è pieno. Io ogni tanto devo dire che l'ho fatto quando avevo proprio pochissimo tempo, ho fatto solo la riga così e poi ho messo giusto un punto luce all'interno dell'occhio con sfumante. Devo dire che comunque c'ha il suo guai. Infatti sai che anche spumante l'ho testato in questi giorni in vista del nostro incontro ed è bellissimo come colore anche da utilizzare picchiettato qua oppure sull'arco di Cupido per dare giusti punti luce. Io quando lo faccio a casa parto sempre dal mattone pesca al posto da... Però io il mattone pesca lo utilizzo come colore di transizione, quindi preferisco metterlo in sfumatura Giusto. che addolcisce leggermente quello scuro. Me ne quindi- pento immediatamente, non lo farò mai più. Adesso con il mattone pesca andiamo a sfumare, lo utilizziamo come colore intermedio, è sempre matte, Mhm. consiglio sempre di prendere poco prodotto o comunque di sbattere il pennello, perché quando facciamo le sfumature è sempre meglio non eccedere con il prodotto, poi si E ritorna. procedere per È gradi, modulabile, modulabile, bravo, stratificato. Sto andando oltre, mi fermo, ok. sì. Dato che il pigmento c'è, meglio andare per gradi. Io devo dire che questo mattone pesca, per dare un'altra idea di look zero sbatti, perché lui fa la parte tecnica, io faccio la parte zero sbatti, Vai, comunque piace anche a me. e io ogni tanto lo uso anche proprio solo questo. Magari, non so, fai tipo, io adesso dico un'eresia, però uso il correttore tipo come base occhio, cioè non sto a mettere il primer. Metto solo questo per dare quel tocco di salute, ok? Di benessere, e quindi metto solamente questo e un po' di mascara. Maestro, una domanda. Io no, quando metto questo non so mai quanto in basso andare. Se fare tipo così e rimanere solo alto oppure se scendere, Allora, capito? Brava, bella domanda. Grazie per la domanda. È per questo motivo che ho fatto prima la riga. Ah, Perché mi indirizza su dove andare con la sfumatura, quindi tu ti fai consigliare da quello che hai fatto prima, quindi devi far bene quello di prima, se no fai male tutto. ok, sono fregato. Quindi vedo che la parte finale della riga è in questo punto, allora sfumo verso l'esterno in quella parte lì. Contando che, come ti ho detto prima, io non riempio tanto il pennello di prodotto, continuo a utilizzare quello che c'è, perché i pigmenti sono buoni, per cui puoi continuare a lavorarlo. Ok. Mi dicevano che l'importante è rimanere leggeri e non calcare troppo, perché sennò vai a togliere praticamente quello che hai messo. È giusto? Sì, infatti il movimento che sto facendo è delicato e quasi sempre circolare, perché sfumo le sfere del prodotto. Allora, un'altra cosa che voglio fare è utilizzare mattone pesca anche per creare un'ombra nella parte inferiore dell'occhio, quindi Piace. nella rima cigliare inferiore. Secondo me questo un po' anche cioè fa un trucco Sì, grande. perché poi noi dopo andremo a ricreare, a enfatizzare il fatto che tu hai gli occhi grandi, le enfatizzeremo quindi creando quest'ombra qua sotto. Mhm. È come se ingannassimo Esatto. l'utente finale che il mio occhio finisce molto più sotto. Tra l'altro è anche un'ottima soluzione per chi durante la giornata si vede tante occhiaie. Ah. Mettere del colore lì camuffa un po' quello che è la discromia data dall'occhiaia. Distrae. Per cui esatto, quindi sembra fatto apposta. Esatto, quindi ragazzi da domani un bel trucco, mattone pesca fino alle guance.
Allora, stiamo ancora imbastendo tutta la struttura di questo make-up che sembra difficilissimo, ma in realtà è semplicissimo. Adesso andrei a definire il punto luce, quindi l'angolo interno dell'occhio con spumante e con il pennello Indeed. Quindi adesso enfatizziamo l'angolo interno dell'occhio, cambiamo texture, questa volta è una texture shimmer, Ok, che io consiglio di utilizzare sia con le dita sia col pennello. Questo è molto scrivente, quindi anche col pennello, adesso vedrete, la presa è molto evidente. io non ti dico cosa faccio, perché questo video io ogni tanto faccio proprio, ma proprio così capito? Perché così il pigmento mi si va a... Questo è un consiglio tecnico, maestro, se mi Però permette. professionale posso dirti che spesso con queste polveri qua si può anche bagnare il pennello e il risultato ottico è un po' diverso, nel senso che diventa molto più chiaro e riflette molto di più. Ok. Quindi nel senso tu lo fai in maniera molto Professionale, possiamo dirlo. Diciamo. Io ho proprio uno spray di saliva e faccio no scherzo, faccio così, oppure anche con un goccio d'acqua. Con un goccio d'acqua. Quindi il pennello bagnato fa risaltare la parte brillante. Andiamo proprio solo a dare un tocco di luce qui. Quindi questa è una cosa curiosa, perché io quando lo faccio a casa parto sempre da sbrilluccico e alla fine faccio il punto luce, invece tu mi insegni che si può cambiare gli addendi, è una proprietà commutativa, il risultato finale cambia però a differenza della... Va bene. Poi se vogliamo con il dito, utilizzando spumante, vedete l'ho appoggiato leggermente e già subito Discoteca. segna tantissimo. Quindi lo picchiettiamo leggermente sotto la carta sopraccigliare, anche proprio messo in maniera leggerissima da quel tocco di luce che nel senso qua abbiamo pressato un po' di più, invece qua in maniera delicata dà quel glow che armonizza il tutto. Io faccio vedere il glow. Andiamo a utilizzare sbrilluccico. Perfetto. Io adoro i nomi che hai deciso. Sì, sono veramente molto tecnici. No, io li ho chiamati come li chiamo io quando da sola mi trucco e dico adesso prendo E questo. devi identificare quel Bravissimo, bravissimo. E quindi questo invece lo utilizzo con le dita, perché secondo il mio umilissimo parere questo genere di texture, che è ancora diversa rispetto a spumante, rende meglio con l'umidità del polpastrello. Perfetto. Allora, se posso, maestro, ho studiato, quando abbiamo formulato questa palette abbiamo introdotto una nuova texture che si chiama sparkling, proprio per dare l'idea che questo è proprio un colore esplosione, bravissimo, perché è formato da pepite di perla. Questa è proprio una cosa tecnica che mi sono studiata per questo momento, ero molto agitata, ora che l'ho detto mi posso rilassare. La sensazione tattile è quella di sentire un po' delle pagliuzze che cambiano, perché ci sono tanti pigmenti di colore, tutti sul dorato, che si miscelano. Anche questo ovviamente è caldo, come diciamo che sottotono, ecco, potremmo dire. Nella parte centrale io faccio una pressione diversa perché voglio che brilli di più, e poi invece nel resto dell'occhio vado a sfumare col dito per riempire tutta la palpebra, ma anche senza essere troppo preciso. Tanto se spordiamo su le altre parti, dopo ci ripassiamo, quindi se per caso pestiamo un po' di marrone, quello scuro, poi andiamo a ridefinire dopo. Perfetto. Questo ombretto, tra l'altro, come vedete, ha una luce molto intensa da utilizzare on top ad altri ombretti. Quindi se vogliamo fare uno smokey eyes, magari con quello scuro, e vogliamo dare un tocco di luce nella parte centrale dell'occhio, possiamo picchiettarlo col dito. Cioè li sovrapponiamo. Possiamo sovrapporli. Questo devo dire che è forse il mio preferito della palette. Bellissimo. Perché io devo dire che un tempo ero molto affezionata ai colori matte, però quando ho visto questo mi sono abbastanza innamorata. E devo dire che mi sembra che i colori con un po' di perla, non voglio usare la parola ringiovanire, però troppo matte ho notato che o hai 18 anni o se no mi va ad invecchiare, invece una perla leggera mi va a rasserenare il tutto. Perché la luce riflette, quindi ovviamente l'effetto finale è quello di un viso molto più luminoso. Vado a sfumare le pagliuzze del nostro sbrilluccico, perché dato che l'abbiamo applicato col dito alcune parti non sono ben definite, e poi dopo andremo a definire il tutto con quello scuro. Allora Cami, siamo addirittura d'arrivo, quindi vado a perfezionare il tutto, riutilizzo il mattone pesca per ridefinire leggermente la piega. Io ovviamente quando lo faccio a casa sbringhe, sbra, finito. Però oggi qua dobbiamo, diciamo, dare il meglio di noi e quindi definiamo fino alla fine, diamo profondità. Invece con quello scuro andiamo a ridefinire la parte della riga. Certo.
Cosa, con questo pennello poi è molto facile andare proprio nell'attaccatura delle Certo. ciglia per enfatizzare poi anche la parte che poi verrà dopo quando metteremo il mascara. Adesso con il pennello da sfumatura in the blender vado a sfumare leggermente la riga per non lasciarla troppo perfetta. Sfumandola con la parte scura crea un'illusione ottica che l'occhio sia un po' allungato, quindi oltre ad Certo. averlo grande lo abbiamo anche allungato. Dato che mi hai detto che ti piace l'occhio grande, enfatizziamo, le mettiamo sulla rima interna dell'occhio una matita a burro, la Ok. 05 Only. You. Andiamo a fare questo tratto, creerà il contrasto e l'effetto sarà quello di un occhio molto grande. La consiglio anche a chi magari durante una giornata sta tanto al PC e quindi vi si arrossano gli occhi. Questo è un ottimo compromesso per bilanciare il rossore. Cami mascara. Il mio momento preferito. Secondo te quale metto? Very, potrebbe essere. Tra l'altro non so se vedi che fil rouge cromatico No, ma infatti che si è creato. niente lasciato al caso. Niente lasciato al caso. Quindi mettiamo Very, che ricordiamo essere un mascara che ha dentro anche le fibre. Quindi proprio, se volete uno sguardo da Bambi, that's the product. Tra l'altro l'applicatore come piace a me. In Quindi. elastomero, era il tuo preferito. Io lo sapevo. E quindi sei portata avanti mesi fa. Anni fa hai detto, ma questo è il suo preferito, raga. Allora, mettiamo prima nelle ciglia inferiori, così quando guardi in alto non sporchi la palpebra. Saggio. Cami, nel nostro bancone ho preparato 2 tonalità per le nostre labbra. Ok, Le tue, in realtà. Io no, possiamo fare uno e uno. Io allora scelgo umile. Umile. L'alternativa la diciamo, era Borghese. Sì, però secondo me su questo trucco Sì. sta meglio. Abbiamo fatto un occhio bello intenso, definito, quindi Poi secondo me richiama terracotta, mattone pesca, ambradam, per me c'è perfetto. un flusso che continua. Bravissimo, bravissimo. Però io utilizzo ancora la tua palette, anche se Mhm. stiamo facendo le labbra, perché, come ti ho detto prima, voglio utilizzare spumante per enfatizzare l'arco di Cupido. Utilizzo prima la matita umile, Mhm. creo definizione, la sfumo leggermente perché a me non piace troppo precisa Ok, e dopo andiamo con il lo lipstick. riempiamo. Per facilitare il disegno delle labbra parto dall'angolo più alto e vado giù a segnare una croce. Idem dall'altra parte, mi segno un punto e vado giù e da qui parto a disegnare tutte le labbra. Esco leggermente dal bordo, leggermente, e poi lo sfumo per non lasciare il segno dell'overline. Abbiamo fatto il contorno, ora lo sfumo leggermente per togliere quella precisione netta della matita. La particolarità di queste matite è che nonostante siano molto precise sono anche molto morbidi. Quindi Ok, si può scegliere morbide, quindi se fare una cosa più definita grafica, oppure magari col borghese che è rosso meglio più preciso, Sì. con l'umile che è terracotta possiamo ammorbidire. Un consiglio che posso darvi è anche, se magari volete fare un look meno strutturato, potete anche semplicemente passare la matita, sfumarla e poi mettere un po' di lucido sopra ed è perfetta. Cami, a te la scelta. Utilizziamo rossetto liquido Mhm. o sempre umile, oppure lipstick, quello un po' più cremoso. Io voto If, secondo me dà anche un po' più di idratazione, insomma con questo look che è già un po' lucido, richiamare anche sulle labbra e non rimanere troppo matte sta bene. Io Maestro, concordo. Però posso dire che con questa tua opera d'arte Dobbiamo il mio adeguare. look è stona. Quindi direi che possiamo fare una magia e andarmi a cambiare, però noi intanto salutiamo, io ti ringrazio tantissimo Grazie a te. e vi mandiamo tanti baci stellari. Why'd you have to leave me? Yeah, my life done changed. Who would have thought that? Damn, you never stayed. Feeling the change, all in myself, my day. Turning the page, I'm trying to pace my days. I'm starting to face my face. But all of my pace, all of my pace. Fall, it was a bad